Nell'antica Grecia, l'anno 490 a.C., segnò un punto di svolta nella storia occidentale. Fu l'anno della battaglia di Maratona, un confronto che non solo decise il destino di un'antica civiltà, ma plasmò anche il corso della storia culturale e politica dell'Europa. Questa storia inizia decenni prima, in un mondo segnato da alleanze fragili, ambizioni imperiali e un desiderio di libertà che ardeva nei cuori degli uomini. L'impero persiano, sotto il regno di Dario I, si era espanso rapidamente diventando una delle più grandi potenze del suo tempo. Confinava a ovest con le città-stato della Grecia, viste da Dario come una minaccia alla stabilità del suo vasto impero. I persiani, conosciuti per la loro abilità militare e la loro astuzia diplomatica, avevano creato un impero che si estendeva dall'Asia all'Africa, imponendo il loro dominio su popoli diversi. La Grecia di quel periodo era un mosaico di città-stato, ognuna con la sua propria forma di governo, cultura e identità. Due delle più influenti erano Atene e Sparta. Atene, conosciuta per il suo fiorente commercio e la sua nascente democrazia, contrastava fortemente con la rigida struttura militare di Sparta. Nonostante le loro differenze, queste città condividevano un comune sentimento di indipendenza e un profondo sospetto verso l'ingerenza straniera, in particolare quella persiana. Il preludio alla battaglia di Maratona fu la rivolta ionica, tra il 499 e il 493 a.C., in cui le città greche dell'Asia Minore, stanche del giogo persiano, si ribellarono con il sostegno di Atene e di altre città-stato elleniche. Questo atto di ribellione fu visto da Dario come un affronto personale e un'aperta sfida al suo potere. La rivolta fu brutalmente soppressa, ma la scintilla di resistenza greca era già stata accesa. Dario, deciso a punire Atene e a estendere il suo dominio su tutta la Grecia, iniziò a preparare una massiccia invasione. La sua armata, una delle più grandi del tempo, era composta da soldati provenienti da ogni angolo dell'impero. Inoltre, una flotta imponente fu radunata per trasportare truppe, cavalli e provviste. L'obiettivo era chiaro: sottomettere le polis greche e integrarle nell'impero persiano. La minaccia persiana unì in qualche modo le spesso litigiose città-stato greche. Una coalizione, guidata principalmente da Atene e Sparta, iniziò a prendere forma. Tuttavia, le differenze interne e le rivalità passate rendevano difficile un'azione unitaria. Atene, in particolare, sotto la guida di uomini come Milsiade, si preparava per la guerra con un senso di urgenza, consapevole che la loro libertà e il loro modo di vita erano in gioco. Mentre l'imponente forza persiana si avvicinava, l'incertezza regnava in Grecia. Alcune città scelsero di sottomettersi ai persiani, sperando in un trattamento clemente. Altre invece decisero di resistere. La scelta di Atene e delle altre città che si unirono a lei di resistere fu un momento chiave. Era chiaro che lo scontro sarebbe avvenuto su terreno greco, e il luogo prescelto fu la pianura di Maratona, vicino alla costa e non lontano da Atene. Questa era la situazione nel 490 a.C. Un impero in espansione, desideroso di consolidare il suo potere. E una piccola ma fiera coalizione di città-stato decise a difendere la propria libertà. La battaglia di Maratona non fu solo un conflitto militare, ma anche lo scontro di due mondi, due filosofie di vita, e il preludio a una serie di eventi che avrebbero definito il futuro dell'Occidente. La scena era pronta per una delle battaglie più memorabili della storia. Sudditi dell'impero persiano, la nostra grandezza è stata sfidata. La ribellione in Ionia, sostenuta dall'audacia di Atene, non è solo un insulto alla nostra autorità, ma una minaccia alla stabilità e alla prosperità del nostro regno. La nostra risposta non può essere altro che decisa e definitiva. Marceremo verso la terra ellenica, lo faremo non solo per punire coloro che hanno osato opporsi a noi, ma per dimostrare l'inesorabile forza e giustizia del nostro impero. Noi, i persiani, siamo i custodi dell'ordine e della civiltà, e attraverso la nostra azione il mondo conoscerà il peso e l'onore del nostro dominio. Mentre l'impero persiano si preparava per l'invasione, la Grecia era immersa in un clima di tensione e incertezza. La spedizione persiana, composta da circa 25.000 uomini e una flotta di centinaia di navi, si mise in marcia verso la Grecia. Questa imponente forza militare sbarcò senza incontrare resistenza sulla costa nord-est dell'Attica, nella pianura di Maratona, a circa 40 chilometri da Atene. Diversi personaggi chiave emersero in questo periodo storico. Da parte persiana, Dario I era la figura dominante, sebbene non fosse presente personalmente nella battaglia.
I suoi generali, Datis e Artaferne, guidavano l'esercito persiano con l'obiettivo di schiacciare la resistenza greca. Per i greci, Milziade, il generale ateniese, divenne il protagonista di Maratona. Con una profonda comprensione sia della tattica militare che della psicologia del nemico, Milziade era ben conscio dell'importanza di una vittoria contro i persiani. Al suo fianco figuravano altri leader importanti come Callimaco, il polemarco di Atene, e i 10 strategoi, che parteciparono attivamente alle decisioni militari. Il contesto in cui si svolse la battaglia di Maratona era complesso. Da un lato c'era l'ambizione di Dario di espandere il suo impero e punire Atene per il suo sostegno alla rivolta ionica. Dall'altro vi era il desiderio delle città-stato greche di mantenere la loro indipendenza e il loro modo di vita unico. Il terreno di Maratona offriva vantaggi e sfide per entrambe le parti. Per i persiani il terreno pianeggiante favoriva l'uso della cavalleria, uno dei loro punti di forza. Tuttavia, la posizione geografica limitava l'efficacia della loro superiorità numerica. Per i greci la scelta di combattere a Maratona era strategica. Una vittoria lì avrebbe bloccato l'avanzata persiana verso Atene e avrebbe dato tempo alle altre città-stato greche di mobilitarsi. Mentre i persiani stabilivano il loro campo a Maratona, gli ateniesi, sotto la guida di Milziade, si preparavano per la battaglia. Atene mobilitò circa 10.000 opliti, una forza significativamente inferiore rispetto all'esercito persiano. Inoltre chiesero aiuto a Sparta, ma a causa di una festività religiosa i spartani non poterono arrivare in tempo. Uno degli episodi più celebri e carichi di simbolismo legati alla battaglia di Maratona è la corsa di Fidippide da Atene a Sparta. Questa impresa non solo dimostra la disperazione e la determinazione degli ateniesi di fronte all'invasione persiana, ma è anche diventata una leggenda nel tempo, ispirando generazioni e diventando il simbolo della resistenza umana contro avversità schiaccianti. Fidippide era un emodromo, un corriere di lunga distanza nell'antica Grecia, specializzato in missioni di estrema urgenza. Aveva una resistenza eccezionale e una conoscenza profonda del territorio greco, qualità indispensabili per la sua missione. Quando divenne chiaro che i persiani stavano sbarcando a Maratona, i leader ateniesi decisero di chiedere aiuto a Sparta, la città-stato più potente militarmente in Grecia. Fidippide fu incaricato di questa missione critica: correre da Atene a Sparta per sollecitare l'assistenza militare spartana il più rapidamente possibile. La distanza tra Atene e Sparta è di circa 240 chilometri. Un viaggio impegnativo anche per i più resistenti corrieri. Secondo la tradizione, Fidippide percorse questa distanza in circa 2 giorni. Un'impresa straordinaria, considerando il terreno difficile e le condizioni meteorologiche incerte. All'arrivo a Sparta, Fidippide si presentò davanti ai leader spartani e consegnò il suo messaggio. Atene richiedeva urgentemente il loro sostegno contro l'avanzata persiana. Tuttavia, gli spartani, legati da una festività religiosa, la festa di Carneia, non potevano partire immediatamente. Promisero il loro aiuto, ma solo dopo il completamento dei riti religiosi. Deluso ma non sconfitto, Fidippide fece ritorno ad Atene con la notizia. Sebbene gli spartani fossero arrivati solo dopo la battaglia, la missione di Fidippide non fu vana. Il suo sforzo eroico ispirò i suoi concittadini e dimostrò il livello di impegno e di sacrificio che gli ateniesi erano disposti a sostenere per la loro libertà. La storia di Fidippide è diventata una delle leggende più durevoli dell'antichità. La sua corsa è stata commemorata nel moderno evento sportivo della Maratona, simbolo di resistenza, determinazione e spirito umano, sebbene i dettagli esatti della sua impresa possano essere sfumati nel tempo. L'immagine di Fidippide che corre attraverso le montagne e le valli della Grecia per salvare la sua città rimane un'icona potente della resistenza greca contro l'oppressione persiana. Ciò che può apparire più inverosimile nel racconto di Erodoto è il fatto che Fidippide abbia compiuto il tragitto da Atene a Sparta, circa 230 chilometri, in un giorno solo. Gli storici moderni, tuttavia, hanno ampiamente dimostrato che questa impresa è possibile. Tant'è che nel 2007 una corsa da Atene a Sparta di quasi 245 km è stata conclusa entro 36 ore da 157 partecipanti, mentre il record del greco Yannis Kouros è di 20 ore e 29 minuti. Il consiglio di guerra ateniese fu caratterizzato da intense discussioni su come affrontare la minaccia persiana.
Milziade, sostenendo un attacco diretto nonostante la superiorità numerica del nemico, riuscì a convincere gli altri comandanti della necessità di un'azione decisiva. Oggi affrontiamo un nemico formidabile, ma non invincibile. La nostra forza non sta solo nelle armi, ma nel nostro spirito. La nostra strategia è l'aggressione. La falange ateniese avanzerà con audacia, spezzando le consuetudini di guerra. Attendere significherebbe giocare secondo le regole del nemico, esponendoci alle sue frecce e alla sua cavalleria. No, noi prenderemo l'iniziativa, sfruttando la potenza della nostra falange e la nostra superiore abilità nel combattimento ravvicinato. Oggi, con audacia e fermezza, dimostreremo che anche di fronte a un nemico imponente, la determinazione e la strategia possono portare alla vittoria. Per Atene, per la libertà. L'esercito persiano, guidato dai generali Datis e Artaferne, era composto da circa 25.000 uomini, tra cui fanteria leggera e pesante, arcieri e una notevole componente di cavalleria. La loro strategia si basava sulla superiorità numerica e sulla versatilità delle loro truppe, capaci di adattarsi a diverse forme di combattimento. L'accampamento persiano a Maratona offriva un terreno vantaggioso per la loro cavalleria, elemento centrale nella loro tattica di battaglia. Gli ateniesi, sotto la guida del generale Milziade, radunarono un esercito di circa 10.000 opliti, sostenuti da 1.000 platesi, loro alleati. L'oplitismo ateniese era basato su una formazione chiamata falange, una schiera di soldati pesantemente armati, che combattevano in una formazione compatta e disciplinata. Gli opliti ateniesi erano noti per il loro coraggio e per la loro abilità nel combattimento corpo a corpo. Milziade era il principale stratega ateniese, coadiuvato da altri 9 generali, di cui Callimaco, il Polemarco, che aveva un ruolo cruciale nella decisione di combattere a Maratona. La strategia greca era focalizzata sullo sfruttamento della loro superiorità in termini di armamento pesante e sulle capacità combattive della falange. Nonostante la loro inferiorità numerica, gli ateniesi puntavano a sfruttare al meglio il terreno e la coesione della loro fanteria. La falange greca era composta da file di opliti armati di lunghe lance, scudi e corazze pesanti. Questi soldati erano supportati da truppe leggere, tra cui arcieri e frombolieri, sebbene in numero molto inferiore rispetto ai persiani. L'assenza di una vera e propria cavalleria greca era un fattore critico, che rendeva la battaglia ancor più ardua contro la ben equipaggiata cavalleria persiana. Mentre i preparativi volgevano al termine, il campo per la battaglia era ormai impostato. La pianura di Maratona offriva un terreno aperto, favorevole alle manovre della cavalleria persiana, ma anche abbastanza stretto da limitare l'efficacia della loro superiorità numerica. Gli ateniesi, consapevoli di questa dinamica, si disposero strategicamente per massimizzare l'efficacia della loro falange. I preparativi per la battaglia di Maratona rivelano l'acume strategico e la determinazione dei 2 eserciti. Da una parte, la potenza e la diversità dell'esercito persiano. Dall'altra, la disciplina e la resilienza degli opliti ateniesi e dei loro alleati. Questa era una battaglia che sarebbe stata decisa tanto dalla strategia e dalla tattica, quanto dal coraggio e dalla forza di volontà dei combattenti. Gli ateniesi e i loro alleati plateesi presero posizione sulla collina che sovrastava la pianura. Per diversi giorni, entrambi gli eserciti rimasero nei rispettivi accampamenti, osservandosi a distanza. Questo temporeggiamento era dovuto a diverse ragioni. Gli ateniesi aspettavano i rinforzi spartani, mentre cercavano di comprendere meglio le tattiche persiane. I persiani, dal canto loro, valutavano la situazione, forse sperando in una sottomissione volontaria degli ateniesi o in una divisione interna tra le città-stato greche. Il momento più iconico della battaglia fu la carica della falange ateniese. Rompendo con la tradizione militare dell'epoca, che vedeva la fanteria pesante attendere l'assalto del nemico, gli ateniesi presero l'iniziativa. Milziade, conscio dell'impossibilità di attendere ulteriormente senza compromettere il morale e la coesione delle sue truppe, optò per un'azione offensiva. Così, in una mossa audace, ordinò alla falange ateniese di avanzare in formazione serrata verso le linee persiane. La carica, condotta su una distanza di circa 1 miglio, fu una dimostrazione di audacia senza precedenti. I guerrieri greci avanzarono in formazione serrata, resistendo al diluvio di frecce persiane, fino a scontrarsi direttamente con la fanteria leggera nemica. La strategia greca era rivoluzionaria. Invece di attendere l'assalto persiano, decisero di attaccare per primi. La falange, organizzata in una formazione densa e profonda,
avanzò rapidamente verso il nemico. Questo movimento sorprese i persiani, abituati a combattere contro nemici che evitavano il confronto diretto. La velocità e la ferocia dell'assalto greco furono tali da compensare la loro mancanza di cavalleria e la superiorità numerica persiana. Al momento dell'impatto, la falange mostrò la sua superiorità nel combattimento ravvicinato. La densità delle lance e la protezione offerta dagli scudi massicci, hoplon, diedero ai greci un vantaggio decisivo. La pressione esercitata dalla falange, con il suo peso e la sua coesione, iniziò a spezzare le linee persiane, meno protette e abituate a un tipo di combattimento più mobile e a distanza. Durante la battaglia i greci sfruttarono la loro maggiore abilità nel combattimento corpo a corpo e la resistenza dei loro scudi e armature. Le ali della falange ateniese riuscirono a spingere indietro i persiani, mentre il centro più debole resistette eroicamente. I persiani, sebbene eccellenti arcieri e cavalieri, si trovarono in difficoltà nel combattimento ravvicinato contro la falange. Un elemento tattico cruciale fu il rafforzamento delle ali della falange ateniese. Milziade, prevedendo la possibilità che il centro greco, più debole, potesse cedere, aveva deliberatamente rafforzato le ali. Questo permise ai greci di avvolgere gradualmente le forze persiane, attuando una manovra a tenaglia che si rivelò devastante. Questo di fatto fu il punto di svolta della battaglia che arrivò quando le ali greche, avendo respinto i nemici sul loro fronte, si volsero verso il centro, dove i persiani erano ancora impegnati. Questo movimento a tenaglia catturò molte truppe persiane in una morsa mortale. La coesione e la disciplina della falange ebbero la meglio sulla superiorità numerica persiana. Mentre le ali greche mettevano in difficoltà i fianchi persiani, il centro dell'esercito persiano, composto dalle loro migliori truppe, iniziò a guadagnare terreno contro il centro più debole della falange. Tuttavia, questo successo fu di breve durata. Una volta che le ali greche ebbero sconfitto i reparti sui loro fronti, si voltarono verso il centro, attaccando i persiani da più direzioni. Di fronte a questa manovra a tenaglia, il morale dell'esercito persiano crollò. Molti soldati iniziarono a ritirarsi verso le loro navi, cercando di sfuggire al crescente assalto greco. Gli ateniesi, incoraggiati dalla svolta della battaglia, intensificarono la loro pressione, trasformando la ritirata persiana in una rotta. La vittoria greca era ormai assicurata. La battaglia di Maratona si concluse con una vittoria decisiva per gli ateniesi e i loro alleati, e dimostrò l'efficacia della falange greca e la maestria tattica dei loro comandanti. Questo scontro non solo salvò Atene, ma cambiò anche la percezione della guerra nell'antico mondo greco, dimostrando che una forza inferiore, ma ben disciplinata e guidata, poteva sconfiggere un nemico molto più numeroso. La lezione di Maratona risuonò attraverso i secoli, diventando un simbolo di resistenza e ingegno militare. La battaglia di Maratona, oltre ad essere un trionfo militare, ebbe conseguenze di vasta portata per la Grecia e per il mondo antico. Questa vittoria non solo plasmò l'identità culturale e politica delle città-stato greche, ma influenzò anche il corso degli eventi futuri, segnando un punto di svolta nella storia del Mediterraneo. La vittoria a Maratona elevò significativamente lo status di Atene tra le città-stato greche. Questo successo, unito alla successiva ricostruzione delle mura della città e alla creazione della Lega Marittima dell'Io-Attica, consolidò Atene come una delle principali potenze del mondo greco. La vittoria contribuì anche al rafforzamento della democrazia ateniese, con personaggi come Temistocle che guadagnarono prestigio e influenza nella politica interna. Per l'impero persiano la sconfitta a Maratona fu un colpo all'orgoglio e alla percezione della propria invincibilità. Sebbene non fosse una sconfitta devastante in termini militari, ebbe un impatto significativo sulla politica interna persiana e sulle ambizioni imperiali di Dario. Questo evento segnò l'inizio di un periodo di rivalutazione e riorganizzazione militare in Persia. La battaglia dimostrò l'efficacia della falange oplitica greca, un modello che sarebbe stato emulato da molte altre città-stato. La vittoria ateniese contro un nemico numericamente superiore fu vista come un esempio di come la disciplina, la strategia e il coraggio potessero prevalere su forze apparentemente schiaccianti. Ciò portò a un rinnovato interesse e sviluppo nelle tattiche militari in tutta la Grecia. Culturalmente, la battaglia di Maratona divenne un simbolo potente di libertà e resistenza contro l'oppressione. La storia di Maratona fu celebrata in opere d'arte, letteratura e teatro, diventando una fonte di orgoglio nazionale e un'ispirazione
per le generazioni future. Le conseguenze della battaglia di Maratona si estesero ben oltre il campo di battaglia. Questo evento non solo salvò le città-stato greche dall'invasione persiana, ma influenzò anche profondamente l'identità culturale, politica e militare della Grecia. Maratona divenne una pietra miliare nella storia, un ricordo costante che anche i piccoli stati potevano difendere con successo la loro autonomia contro imperi vasti e potenti. Spero che abbiate trovato affascinante e istruttivo questo viaggio nella storia della battaglia di Maratona. Se vi è piaciuto il video, vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi approfondimenti storici. Grazie per averci seguito e a presto con nuove entusiasmanti esplorazioni del passato.